Rieccoci e bentornati su Mandorlais. Io sono Stefania e stasera ci coccoliamo con una tazza da tè un po' particolare. Prepariamo insieme un antipasto giapponese che vi scalderà l'anima. Semplice ma elegante nella forma, sorprendentemente speciale nel contenuto. A voi il chawanmushi. Il chawanmushi è una crema all'uovo dalla consistenza soffice, budinosa e dal gusto intenso. Partiamo preparando il dashi, ovvero il brodo, a base di funghi shiitake e alga kombu. L'alga kombu si presenta con una caratteristica patina bianca. Non preoccupatevi, è semplicemente sale. Se preferite, potete rimuoverlo con un panno umido, ma personalmente consiglio di lasciarlo per conservare quel misterioso quinto sapore che i giapponesi definiscono umami. Abbiamo bisogno solo di 10 grammi di alga kombu e se fosse troppo grande possiamo facilmente spezzarla. A questo punto, in 1,5 litri di acqua, aggiungiamo 4 funghi shiitake essiccati e i nostri 10 grammi di alga kombu. Lasciamo riposare per una notte in frigorifero e addirittura per 24 ore. Una volta reidratati i funghi shiitake e l'alga, si presenteranno così. Diamo subito spazio alla creatività preparando parte della farcitura e della decorazione. Peliamo una carota e volendo tagliamola in 2 per comodità. Dopodiché incidiamo una V lungo il bordo per creare lo spazio fra un petalo e un altro. Ruotiamo e continuiamo con le incisioni fino a completare il fiore. Affettiamo, ottenendo così tanti fiorellini sottili. Per quanto riguarda i funghi, questa tipologia di shiitake fresco dal cappello bombato è l'ideale, ma avendone trovati pochissimi, per una consistenza fine, ho optato per dei funghi champignon. Diamo nuovamente sfogo alla nostra creatività disegnando delle meravigliose rose dei venti. A questo punto ci occupiamo dei funghi per la farcitura di base e possiamo scegliere se utilizzare dei funghi shiitake freschi, della tipologia che troviamo. La ricetta originale prevede questo tipo di fungo shiitake e per prima cosa andiamo a tagliare il gambo. Per praticità vi suggerisco di utilizzare un paio di forbici. Affettiamo il fungo e nel caso non trovaste quelli freschi, questi reidratati andranno benissimo. Rimuoviamo solo i funghi shiitake e conserviamoli per un'altra ricetta. A questo punto andiamo a scaldare il dashi a fiamma alta fino a quasi raggiungere il bollore. Se avete un termometro da cucina, fino a raggiungere all'incirca 60-70 gradi centigradi. E una volta raggiunta la temperatura attesa, estraiamo l'alga dalla pentola e conserviamola per un'altra ricetta. Ma sì, vediamone una al volo. Sistemiamo l'alga sul tagliere e arrotoliamola. Affettiamola finemente, più sottile meglio è, e sistemiamola in una ciotola. Condiamo con olio e semi di sesamo e siamo pronti per servire. Tornando al nostro dashi, estraiamo l'alga kombu dal brodo. Rimuoviamo ulteriormente la schiuma in eccesso e siamo pronti per eliminare tutte le impurità depositate sul fondo. Muniamoci di un colino della carta assorbente o di un panno e filtriamo il nostro dashi. Il chawanmushi è a base d'uovo e il rapporto tra l'uovo e il dashi è di 1:3. Una parte di uovo e 3 parti di dashi. Nel nostro caso utilizziamo 2 uova che corrispondono a 100 ml e andiamo lentamente a mescolarle cercando di incorporare meno aria possibile. A 300 ml di dashi aggiungiamo un cucchiaio di salsa di soia e un cucchiaio di mirin, ossia del sake dolce da cucina. Uniamo al nostro dashi anche le uova appena sbattute e andiamo a filtrare ulteriormente. Se si formano delle bollicine, rimuoviamole in modo che la superficie del nostro chawanmushi risulti più liscia e omogenea possibile.
Scegliamo le tazze per l'occasione e dopo aver preparato una base di funghi freschi aggiungiamo i fiori di carota e il fungo decorato che abbiamo precedentemente intagliato. Versiamo l'uovo e il dashi fino a raggiungere il livello desiderato e siamo pronti per cuocere il chawanmushi al vapore. Prima però infagottiamo il coperchio per fare in modo che durante la cottura nessuna goccia cada all'interno. Portiamo a bollore un po' d'acqua. Se avete una vaporiera è l'ideale. In caso contrario, adagiamo il chawanmushi alla base della pentola, prestando attenzione che il livello dell'acqua non raggiunga il bordo delle tazze. Copriamo e cuociamo a fiamma bassa per 10-12 minuti. Ed ecco qua il nostro chawanmushi pronto. Potete aggiungere un po' di freschezza guardendolo con delle foglie di mitsuba o prezzemolo giapponese. Io, non avendolo a disposizione, ho utilizzato del prezzemolo normale. Eccola qua la consistenza del chawanmushi, né troppo denso né troppo liquido. Un budino all'uovo estremamente delicato, impreziosito dal sapore unico e inconfondibile del dashi. Il chawanmushi è un antipasto preparato non solo in Giappone ma anche in altri paesi asiatici in tutte le sue varianti. Potete personalizzare il vostro chawanmushi come preferite, ricordandovi che non avete bisogno di cuocere nulla in anticipo. Che cosa significa chawanmushi? Chawanmushi è formato da chawan, tazza da tè, e mushi, cotto al vapore. Quindi letteralmente significa tazza da tè cotta al vapore. La scelta storica di usare una tazza da tè per realizzare una pietanza pone il chawanmushi su un gradino più alto, donandogli a colpo d'occhio quel retrogusto magico e sacrale tipico della cerimonia del tè. Spero che il video ti sia piaciuto. Grazie per il tuo tempo e alla prossima!